La settimana scorsa vi ho proposto un braccialetto che, a giudicare dai vostri messaggi e dalle vostre foto, ha creato una certa dipendenza e vi devo dire la verità, la cosa mi rende davvero felice. Oggi ne realizziamo uno completamente diverso, ma attenzione, in quanto a creare dipendenza potrebbe addirittura batterlo. Si realizza in 10 minuti ed è così semplice che è perfetto anche per chi è alle primissime armi. A rendere unico ogni braccialetto è proprio il bottone che scegliamo. Il gioco di colori, forme e materiali li rende ogni volta diversi, originali e sempre divertenti da realizzare. Quindi non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Per fare questi braccialetti in realtà possiamo usare qualsiasi tipo di filato, resti di filati che abbiamo a casa, in tinta unita o multicolore. Il multicolore che ho usato è il Cablé 4 e di questo vi lascio il link nella descrizione del video. Questi sono filati che avevo a casa, resti di filati della Drops che avevo a casa. Comunque ogni cotone che abbia uno spessore da usare con uncinetti da circa 4-5 mm sarà perfetto per fare questi braccialettini, oppure vanno bene anche i cordini. La prima cosa che dobbiamo fare è scegliere il filato, il colore e il bottoncino da abbinare. Nel mio caso sono tutti bottoni di recupero che avevo a casa, ma ovviamente se volete potete acquistarli, e hanno tutti un diametro più o meno di 1,3 cm, 1,5 cm. Una volta fatto questo, srotoliamo un pezzo di filo che sia lungo circa 3 volte rispetto alla lunghezza che vogliamo per il braccialetto. Per quanto riguarda la lunghezza del braccialetto, i miei sono lunghi circa 70 cm, cioè ho lavorato una catenella di circa 70 cm e mi vanno bene facendo 4 giri. Per un polso da donna, per fare 4 giri, farei una lunghezza che va dai 70 ai 74 cm. Per un uomo aggiungete circa 10 cm di lunghezza, oppure fateli lunghi quanto volete a seconda di quanti giri volete che facciano attorno al polso. Supponiamo di voler fare un braccialetto lungo circa 70 cm e quindi srotoliamo un pezzo di filo lungo 3 volte tanto, quindi circa 2,10 m, 2,20 m. Una volta fatto questo, infiliamo il filo in un ago e lo infiliamo da dietro sul bottone, facendo passare tutto il filo che abbiamo srotolato. E poi ripassiamo all'interno del bottone. Se ha 2 buchetti avete già fatto, se ne ha 4 passiamo in modo da passare su tutti e 4 i fili. Se il filo è dietro, ripartiamo da dietro. Quando il filo esce dal davanti del bottone, ritorniamo sul dietro. Guardate il tutorial fino alla fine perché vi do un'idea per delle cavigliere super sottili e originali per l'estate. Una volta infilato il filo sul bottoncino, togliamo l'ago e iniziamo a lavorare con l'uncinetto. Dal bottoncino partono 2 fili. Questo è il filo che va verso il gomitolo, l'altro è il filo che abbiamo srotolato. Con il filo che va verso il gomitolo facciamo un cappietto che passa sopra all'altro filo e questo filo lo facciamo passare sotto e lo estraiamo con l'uncinetto. Tiriamo e questo è il nodino iniziale con cui partiamo ogni volta. Tiriamo bene in modo che si chiuda e partiamo da qui.
Questo è il filo che va verso il gomitolo, questo è il filo che abbiamo srotolato. Questo filo lo facciamo passare davanti all'uncinetto e intorno, e abbiamo 2 fili sull'uncinetto, e facciamo una catenella con il filo che va verso il gomitolo e ripetiamo. Passiamo davanti e lavoriamo una catenella, e questa è la catenella doppia. Il filo srotolato passa davanti e intorno all'uncinetto e lavoriamo una catenella passando attraverso tutti e 2 i fili, e andiamo avanti così per tutta la lunghezza che ci serve per il braccialetto. E questo è il risultato. Per questa lavorazione vi consiglio di usare un uncinetto giusto o un po' più piccolo rispetto a quello consigliato per il filato che avete scelto, in modo che il lavoro venga più compatto e più definito. Una volta raggiunta la lunghezza che vogliamo per il braccialetto, lo tiriamo un po' perché il lavoro è elastico e misuriamo. Il mio braccialetto è lungo circa 68-70 cm. A questo punto non ci resta che fare l'asola per agganciare il bottone. Prendiamo insieme i 2 fili, retrocediamo di 6-7 punti a seconda di quanto grande è il vostro bottoncino ed entriamo nel punto tenendo 2 fili davanti e 2 fili dietro, e lavoriamo un punto bassissimo, cioè portiamo fuori i fili e fuori da tutto. Controlliamo che il bottoncino passi e tagliamo i fili lunghi circa 10 cm. Estraiamo, infiliamo questi fili in un ago senza punta e saldiamo il lavoro. Passiamo il filo dietro e poi lo facciamo passare attraverso i punti per fissarlo. Facciamo un nodino dietro e qui vi consiglio di fare dei nodini di finitura e poi tagliare i fili lunghi quanto volete. Se invece state usando un cordino sintetico, qui potete tagliare corto e bruciare con l'accendino in modo da saldare i fili, ma con il cotone questo non lo possiamo fare. E il braccialetto è già pronto. Lo giriamo intorno al polso le volte che vogliamo e chiudiamo con il bottoncino. Con lo stesso metodo possiamo creare delle simpatiche cavigliere lavorando nello stesso modo, e poi lasciamo i 2 capi lunghi e ne infiliamo uno sul primo punto, annodiamo, tagliamo i fili lunghi 1 centimetro e la cavigliera è pronta, e vi devo dire che è la mia cavigliera dell'estate. Fatemi sapere se vi piace di più come braccialetto o come cavigliera, e come sempre, se rifate questi braccialettini, condividete le vostre foto con me. Sapete che potete farlo taggandomi in Instagram o nel mio gruppo Facebook. Trovate tutti i link nella descrizione del video. Io resto qui a divertirmi tra filati e bottoni, perché
non mi sono ancora stancata di farne. Fatemi sapere cosa ne pensate voi regalandomi il vostro like oppure scrivendolo in un bel messaggio qui sotto al video. Noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo, come sempre, vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!